Ciao a tutti, sono Alberto Martini e nel video di oggi andiamo a recensire le Nova Blast 4, una scarpa di casa ASICS versatile ma che è cambiata rispetto alla versione precedente. Scopriamola insieme. Sempre ci tengo a fare la mia premessa: questo video è sponsorizzato dal negozio Il Capitano Shop, un negozio di scarpe online che ringrazio per la fiducia, e ASICS mi ha inviato queste scarpe per testarle e provarle. In ogni caso non mi paga in nessun modo per fare questa recensione, ho totale libertà di dire quello che voglio e quindi come sempre sarò onesto e sincero al 100%. Adesso iniziamo con le specifiche tecniche. È una scarpa da allenamento su strada per runner neutri, intersuola in FF Blast Plus Eco, che è leggermente più secca del modello precedente. Poi abbiamo un'altezza da terra di 41,5 mm sul tallone e 33,5 sull'avampiede, quindi è parecchio alta e protettiva, per un drop di 8 mm. Peso dichiarato di 260 grammi, mentre il modello precedente ne pesava 250, quindi è leggermente più pesante. E come sempre il mio 45 è un po' più pesante ancora. Poi abbiamo una tomaia in woven ingegnerizzato, conchiglia sul tallone abbastanza rigida per una maggior stabilità, e diciamo che come sensazioni di corsa può essere simile a una Saucony Triumph, perché hanno entrambe un buon ritorno di energia, ma questa è leggermente più secca. Oppure possiamo paragonarla ad una Nimbus, sempre di casa ASICS, ma la Nova Blast rimane più leggera e più reattiva. Come sempre, se volete dargli un'occhiata trovate il link in descrizione al Capitano Shop con uno sconto del 10%, basta inserire il codice Martini22 e se acquistate attraverso il mio link io ci guadagno qualcosina, nulla di più, è soltanto un modo per supportare il canale e la produzione di questi contenuti. Grazie. Ora vediamo punto per punto come si è comportata ed iniziamo come sempre dalla durabilità. Nel momento in cui sto registrando questo video ho percorso ben 160 km con questa scarpa, che non sono pochi, e posso dire che è ancora nuova, non c'è il minimo segno di usura, quindi probabilmente è una scarpa con cui ci si può arrivare a correre 800 km. E come sempre, se voi l'avete provata fateci sapere qui sotto nei commenti come vi siete trovati e dateci il vostro feedback. Utilizzo: è una scarpa abbastanza versatile con cui ci si può fare un po' di tutto, dai lunghi in preparazione maratona o mezza maratona alle ripetute con ritmi di allenamento che vanno tra i 4 al chilometro ai 6 al chilometro, mentre per ritmi più veloci sotto ai 4 al chilometro probabilmente vi consiglierei un altro tipo di scarpa. Poi runner: secondo me la nuova intersuola, un po' più rigida della precedente, la rende adatta anche a runners un po' più pesanti. Diciamo che quindi può andare bene per un peso dai 65 kg fino anche agli 80. Poi calzata: io con il mio 45 mi ci sono trovato benissimo e non ho avuto il minimo problema, quindi calza normale. In più mi sono trovato bene che ha un avampiede abbastanza largo. Poi ultimo aspetto: prezzo. Nel momento in cui sto registrando questo video la trovate sul negozio del Capitano Shop a 130 euro, che con lo sconto del 10% con il link in descrizione vi verrebbe a costare poco più di 115 euro. Quindi secondo me il prezzo per la qualità che c'è in questa scarpa è davvero ottimo. Nel frattempo, se state trovando questo video utile o interessante, mettete mi piace qui sotto e iscrivetevi al canale. Grazie. Ora passiamo ai suoi pregi e ai suoi difetti. Pregio numero 1: reattività. Non è una scarpa da ripetuta, ma quando la spingi a ritmi un po' più veloci la scarpa risponde molto bene. Si sente un buon ritorno di energia e secondo me quest'intersuola sta dando il suo meglio sotto questo aspetto dopo i 100 km. All'inizio non rispondeva benissimo, diciamo che doveva rompersi un pochettino. Secondo aspetto che mi piace molto: tomaia. Mi piacciono moltissimo i materiali di questa scarpa, c'è zero plastica sulla tomaia, è solo tessuto, avvolge bene il piede, mi piace il materiale della linguetta, mi piacciono i lacci, anche i materiali sul tallone, come già detto poi è larga sull'avampiede, mi piace davvero tutto sotto questo aspetto. Adesso passiamo però ai difetti. Ce n'è solo uno ed è l'intersuola, purtroppo. Mi piace tantissimo il fatto che sia eco, con il 20% di materiali di origine biologica da fonti rinnovabili, però in questo modello l'ho trovata leggermente più secca e di conseguenza con un minor piacere di corsa, almeno per i miei gusti, e probabilmente poi forse è anche leggermente meno reattiva rispetto al modello precedente, ma parliamo davvero di poco, però come ragionamento ci può stare in casa ASICS, perché se volete una scarpa da allenamento molto reattiva vi consiglio di andare sulle Magic Speed, che hanno fatto davvero un bel salto in avanti. Bene, conclusioni: la Nova Blast 4 secondo me è ancora un'ottima scarpa. Hanno fatto alcune modifiche che la rendono secondo me più stabile e probabilmente anche più adatta a corridori un po' più pesanti, ma come già detto anche più secca
e questo può essere un pregio o un difetto. La consiglio a tutti quei runner che cercano una scarpa protettiva e versatile con cui poter fare un po' di tutto, dai lunghi in preparazione maratona o mezza maratona alle ripetute. Se poi siete dei runner più evoluti con ritmi un po' più veloci, allora come già detto meglio usare altro per le ripetute. Se voi l'avete provata fateci sapere qui sotto nei commenti come vi siete trovati. Bene, il video finisce qui. Se l'avete trovato utile o interessante mettete un bel mi piace qui sotto per supportare il canale, e se ancora non l'avete fatto vi consiglio di vedere la recensione che trovate qui in questo angolo delle Magic Speed 3, una grande scarpa per le ripetute. Buona visione e buone corse a tutti, ciao!